Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Beovu Novartis Pharma SpA. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cosa ha Beovu? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Beovu durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ha Beovu? Beovu è un farmaco a base del principio attivo brolucizumab, appartenente alla categoria degli antineovascolarizzanti e nello specifico sostanze antineovascolarizzanti. È commercializzato in Italia dall'azienda Novartis Pharma SpA. Beovu può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Beovu 120 mg/ml soluzione iniettabile uso intravitreale 1 siringa preriempita 0,165 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Novartis Europharma Ltd. Concessionario: Novartis Pharma SpA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: brolucizumab. Gruppo terapeutico: antineovascolarizzanti. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni. Beovu è indicato negli adulti per il trattamento della degenerazione maculare neovascolare, è sudativa, correlata all'età, AMD. Posologia. Beovu deve essere somministrato da un oculista qualificato con esperienza in iniezioni intravitreali. Posologia. La dose raccomandata a 6 mg di brolucizumab, 0,05 ml di soluzione, somministrata mediante iniezione intravitreale ogni 4 settimane, un mese, per le prime 3 dosi. Successivamente, il medico può individualizzare gli intervalli di trattamento in base all'attività di malattia valutata mediante acuità visiva o parametri anatomici. Si consiglia di valutare l'attività di malattia 16 settimane, 4 mesi, dopo l'inizio del trattamento. In pazienti senza attività di malattia deve essere preso in considerazione un trattamento ogni 12 settimane, 3 mesi. In pazienti con attività di malattia deve essere preso in considerazione un trattamento ogni 8 settimane, 2 mesi. Il medico può ulteriormente individualizzare gli intervalli di trattamento in base all'attività di malattia. Se i parametri anatomici e visivi indicano che il paziente non trae beneficio dalla continuazione del trattamento, Beovu deve essere interrotto. Popolazioni speciali. Anziani. Non ha richiesto un aggiustamento del dosaggio nei pazienti con età di 65 anni e oltre, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione renale. Non è necessario un aggiustamento del dosaggio nei pazienti con compromissione renale, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica. Brolucizumab non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica. Non ha richiesto alcun aggiustamento del dosaggio nei pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di brolucizumab nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni di età non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Beovu ha solo per uso intravitreale. Prima della somministrazione la soluzione iniettabile deve essere ispezionata visivamente, vedere paragrafo 6, 6. La procedura di iniezione intravitreale deve essere effettuata in condizioni asettiche, che includono la disinfezione chirurgica delle mani, l'uso di guanti sterili, di un telino sterile e di un blefarostato sterile, o equivalente. Come misura precauzionale è necessario avere a disposizione un'attrezzatura sterile per paracentesi. Prima di intraprendere la procedura intravitreale si deve valutare attentamente la storia medica del paziente per stabilire eventuali reazioni di ipersensibilità, vedere paragrafo 4, 3.
Prima dell'iniezione devono essere somministrati un'anestesia adeguata e un antimicrobico topico ad ampio spettro per disinfettare la superficie perioculare, oculare e palpebrale. L'ago per l'iniezione deve essere inserito 3, 5, 4, 0 mm posteriormente all'imbus, nella camera vitreale, evitando il meridiano orizzontale e dirigendo l'ago verso il centro del globo oculare. Iniettare quindi lentamente il volume di 0,05 ml. Cambiare la sede sclerale per le iniezioni successive. Immediatamente dopo l'iniezione intravitreale, i pazienti devono essere monitorati per verificare un eventuale aumento della pressione intraoculare. Un monitoraggio adeguato può consistere in un controllo della perfusione della testa del nervo ottico o della tonometria. Se necessario, devono essere disponibili attrezzature sterili per paracentesi. A seguito dell'iniezione intravitreale i pazienti devono essere istruiti a segnalare tempestivamente ogni sintomo indicativo di endoftalmite, per esempio, dolore oculare, rossore nell'occhio, fotofobia, offuscamento della visione. Siringa preriempita. La siringa preriempita ha solo monouso. Ogni siringa preriempita deve essere usata solo per il trattamento di un singolo occhio. Poiché copyright il volume contenuto nella siringa preriempita, 0,165 ml, a maggiore della dose raccomandata, 0,05 ml, una parte del volume contenuto nella siringa preriempita deve essere eliminata prima della somministrazione. L'iniezione dell'intero volume della siringa preriempita può causare sovradosaggio. Per espellere la bolla d'aria insieme al medicinale in eccesso, lo stantuffo deve essere lentamente premuto fino a quando il bordo sotto la cupola del tappo di gomma non sarà allineato con il segno della dose di 0,05 ml, equivalente a 50 ml, cioè a 6 mg di brolucizumab. Flaconcino. Il flaconcino ha solo monouso. Ogni flaconcino deve essere usato solo per il trattamento di un singolo occhio. Poiché copyright il volume contenuto nel flaconcino, 0,23 ml, a maggiore della dose raccomandata, 0,05 ml, una parte del volume contenuto nel flaconcino deve essere eliminata prima della somministrazione. L'iniezione dell'intero volume del flaconcino può causare sovradosaggio. Per espellere la bolla d'aria insieme al medicinale in eccesso, l'aria deve essere eliminata con cura dalla siringa e la dose deve essere aggiustata al segno di 0,05 ml, equivalente a 50 ml, cioè a 6 mg di brolucizumab. Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Pazienti con infezioni oculari o perioculari in atto o sospette. Pazienti con infiammazione intraoculare in atto. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Endoftalmite, infiammazione intraoculare, cataratta traumatica. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Beovu durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Beovu durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Le donne in età fertile devono usare misure contraccettive efficaci durante il trattamento con brolucizumab e per almeno un mese dopo l'ultima dose quando si interrompe. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Beovu altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari a causa di possibili disturbi visivi temporanei dopo l'iniezione intravitreale e l'esame oculistico associato. I pazienti non devono guidare o usare macchinari fino a quando la funzione visiva non si sarà sufficientemente ristabilita.
Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più frequentemente segnalate sono state acuità visiva ridotta, 7,3%, cataratta, 7,0%, emorragia congiuntivale, 6,3%, e mosche volanti nel vitreo, 5,1%. Le reazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio con un volume di iniezione superiore a quello raccomandato può aumentare la pressione intraoculare. In caso di sovradosaggio si deve pertanto monitorare la pressione intraoculare e, se ritenuto necessario dal medico curante, iniziare un trattamento adeguato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Oftalmologici, agenti antineovascolarizzazione, codice ATC. S01 la 06. Meccanismo d'azione. Brolucizumab ha un frammento di un anticorpo monoclonale umanizzato a catena singola FV, SCFV, con peso molecolare di 26 kDa. Proprietà farmacocinetiche. Beovu viene somministrato direttamente nel vitreo per esercitare effetti locali nell'occhio. Assorbimento e distribuzione. Dopo la somministrazione intravitreale di 6 mg di brolucizumab per occhio a pazienti con NAND, dati preclinici di sicurezza. Non sono stati condotti studi sul potenziale cancerogeno o mutageno di brolucizumab. Non sono stati condotti studi sulla riproduzione animale. Elenco degli eccipienti: sodio citrato, saccarosio, polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.